Ciao Monica, iniziamo la sessione di Paola. Ciao. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Sta facendo delle conserve. Sembra tutta indaffarata a fare queste conserve, poi però vedo che sono vuote. I vasetti di vetro non contengono nulla. Ti dà l'autorizzazione? Sì, vorrebbe creare una conserva ricca, nutriente e felice. Vibrazione. 2,8 miliardi. Consapevolezza. Mm, 156. PS. Anima. 43. Vite. 1271. Capacità medianiche. 9,2. Suscettibilità ipnotica. 30. Quanto di Paola è nella 3D, quanto di Paola è nella 4D. 53, 54, 3D. Va bene, chi è la protagonista di oggi? Chiamiamola. Allora, viene la sua PS, la sua anima, con il nome di Arachide, un po' in riferimento al cibo, un po' in riferimento al fatto che l'arachide è una tira l'altra, quindi le tante esperienze nella vita di Paola. Mhm. E la P come si chiama? Ponte. Perché? C'è una grande volontà in Paola di trovare dei collegamenti, delle spiegazioni, delle connessioni tra gli eventi della sua vita, il modo in cui lei è, ciò che le capita. Sono tornate delle entità eteriche per far capire a Paola sul suo ordine delle cose. Sì, mi fa vedere del secondo universo c'è un demone che sembra quasi Dracula, con il mantello nero aperto e che balla sopra il tetto di un treno, come a bloccarle, diciamo così, tutte le possibilità del viaggio, no? Simbolicamente, del viaggiare. Poi c'è un'aquila che volteggia continuamente su di lei, sulla sua vita, tenendola d'occhio affinché lei rimanga entro un ambito circoscritto di vita, di esperienze, di emozioni. Poi ci sono tipo, non so come dirti, queste sembrano quasi delle donne, no? Molto belle, molto affusolate. Sembrano delle creature di Andromeda che come, so, ecco, se in parte la consolano, in parte è come se le creassero un'aspirazione a diventare come loro, diciamo così. E poi vedo 2 DL. Quindi magre, belle, filiformi. Sì, anche disinvolte,
eh, flessibili. Le andromedane, bionde, Mm, hanno le esatto. ossa? No, perché tra l'altro a me appaiono proprio come degli ologrammi, no? Però bellissime, perfette. Però no, non hanno le ossa. Quindi sono inesistenti, sono dei film. Sì, esattamente. Mentali. Sono due, una si chiama Compromesso, direi che è di livello 7-8, e l'altra è Volatile Volontà, di livello direi 5. Compromessa è quella in cui, diciamo così, è anche un po' impostata tutta la sua vita, no? La concezione è proprio che lei debba scendere necessariamente a dei compromessi in questa vita. Necessariamente deve accettare una serie di cose, ovviamente negative, per poter esistere. È come se ci fosse alla base uno dei grandi inganni della terza dimensione, che consiste proprio nel non sentirsi degna, ecco, di esistere, cosa che gli è stata proprio moltissimo passata da entrambi i genitori, però mi sembra un po' di più dalla madre. Ehm, quindi non desiderata, ok? Non desiderata, messa al mondo così per sbaglio. E quindi in conseguenza di ciò lei non ha quasi il diritto di esistere. E visto che per grazia ricevuta esiste, ci sono tutta una serie di compromessi e di rinunce a cui deve sottostare. L'altra invece che questa volatile volontà me la presenta proprio come se la sua volontà fosse una farfalla che ha una vita breve e che è molto leggera. Quindi diciamo così che se lei prende, in realtà poi è un'operazione di autosabotaggio, no? Se lei prende una decisione importante per la sua vita, che è come quella di diminuire di peso, questa volontà non rimane stabile e ferrea, muore dopo poco e non ha sufficiente consistenza. Impianti. Allora, c'è come una specie di disco, chiamiamolo così, tipo come si chiama? Quello piccolo, 45 giri, incollato sulla cima della testa, ed è come se emettesse sempre un po' la stessa canzone, la stessa musica. Poi c'è, allora, a me dà la mano destra, poi comprendo che dalla mano destra l'impianto propaga il suo effetto lungo tutto il braccio destro, la spalla destra e la metà destra, diciamo così, del busto. Però l'impianto in verità è sulla mano destra, che da un punto di vista simbolico ha nel bloccarla nelle azioni più importanti. E poi ce n'è uno a livello di intestino genitali. Sono collegati. È un unico impianto che ha la possibilità di andare a limitare le funzioni, diciamo così, digestive e tutta l'attività sessuale. Ok, Paola ha fatto alcune sessioni con me. Questa è la decisiva? Mi mostra tipo una campanella, è come se questa si desse una bella scampanellata a Paola, nel senso di una sveglia importante. Ok. Paola in questa vita ama il teatro, lo vive da dentro, assiste semplicemente.
l'anima di Paola, anche dall'inizio della vita di Paola, ha voluto scrivere una storia. Mm. Sì, davvero Paola oggi più che mai può capire che l'intera sua esistenza è proprio una pièce teatrale, e quindi lei è in grado non solo di scrivere pièce teatrali che poi vengono rappresentate, no? Nei teatri, ma è in grado proprio di scrivere la propria vita. Mm. Quindi, di recente una signora mi ha scritto terrorizzata vedendo i primi video, ma io voglio stare bene, ma io mulino bianco, ma io qui, ma io là. Certo, assolutamente, tutti miriamo a Paola dovrebbe essere come le Andromedane, no? Bellissima, altissima, bionda, flessibile e che si gode la vita, ma non è probabilmente, sempre restando, fermo restando il fatto che lo stare bene è un obiettivo di vita, certo, sicuramente. Le condizioni in cui lei è nata le ha scelte lei, virgola, perché? Punto di domanda. Um, allora, mm, allora, Paola è una donna interessantissima, perché ha proprio fatto all'interno di questa vita una scelta molto complessa, ma con una possibilità immensa, anche proprio grazie a questa sua capacità di scrivere dei pezzi teatrali. Quindi lei, fin dall'inizio, ha scritto una, direi, però a volte tragicommedia mi viene. Una tragicommedia in cui c'erano tutti gli ingredienti di una povera ragazza rifiutata dalla vita, in fin dei conti rifiutata, no, dagli uomini, tranne che da uno che l'ha eletta, poi in verità in qualche modo rifiutata anche da quello, poi una serie di uomini con cui però non poteva essere davvero felice. Quindi sì, questa tragicommedia, perché poi ci sono dei tratti in cui lei è molto, tra virgolette, vincente, intelligente. Nessuno dei suoi uomini vuole lasciarla scappare, tutti la vorrebbero tenere con sé. Però di fatto lei è sempre infelice e aumenta sempre più di peso. Ehm, Ha proprio scritto tutti questi ingredienti della terza dimensione di autosabotaggio, di infelicità a vari livelli, infelicità rispetto al proprio corpo che non è quello desiderato da lei e non è neanche quello desiderato dalla società, non, diciamo così, si è regalata un incidente che le ha impedito la continuazione degli studi e l'ha fatta entrare in una relazione morbosa con lo zio. E poi ancora si è andata a cercare tutta una serie di compagni che non l'hanno potuta appagare, diciamo così, come donna. Quindi la frustrazione di una delle energie più potenti che l'essere umano ha, che è l'energia sessuale. Quindi lei si è proprio regalata tutta una serie di ingredienti di insoddisfazione, di limite, di divieti propri della terza dimensione. Il primo divieto però è il divieto di esistere, come se i genitori le avessero trasmesso questo. Chiamiamoli. E infatti il senso di colpa che si porta Paola è: oh mamma mia, gli ultimi mesi della vita mia mamma è stata ricoverata in una struttura, cosa che non voleva, senza pensare a tutto quello che aveva dovuto subire la stessa Paola, no? Prima dalla madre. Una madre distratta, assente, non molto interessata a nessuna delle due sorelle, no? Né a lei né, cioè a nessuna delle due figlie, né a lei né all'altra sorella. Dunque, mi si propone così questa immagine in cui ci sono queste lenzuola bianchissime
Lei sembra molto scavata in viso, anche il cuscino è bianchissimo, uno di questi classici lettini molto semplici, basici di una struttura. Mhm. I capelli molto trascurati. Cosa fa? È come se mi ha fatto vedere, non so se anche questa donna aveva problemi di peso, perché mi ha fatto vedere che l'immagine successiva alla morte era lei che si trasformava in una mongolfiera e poi mano a mano, esattamente come una mongolfiera, buttava giù a terra tutte le zavorre, tutti i pesi. Era E una più donna, ovviamente. Paola era una donna medio, normale. Ok, allora evidentemente sono proprio le zavorre della sua vita perché mi fa vedere come buttava sti pesi via. Mm? Ok. E più li buttava, più si alzava in volo. Come vedi il papà? Con una zip sulla bocca e una zip sulla testa, come se ci fosse proprio una specie di sigillo di, diciamo così, non totale libertà, né nel pensiero né nella parola. Questa come immagine di quando era in vita. Mm, ecco, per esempio il padre me lo fa vedere molto lievitato. Ecco. Ehm, Cosa dice il padre? È come se non avesse dei lineamenti anche. Non ha Non il so come viso? spiegarti. Esatto, non ha il viso, quindi come se fosse inconoscibile come persona, molto enigmatico, ehm, indecifrabile direi, ecco. Cammina a testa alta, come desiderava. No, perché il mento, che è tipo un doppio mento, me lo fa vedere che è attaccato al petto, allo sterno. Mhm. Prima di avviare vari dialoghi tra figlia-padre, padre-figlia, madre-figlia e figlia-madre, ho io una domanda per lui. Perché non ha denunciato lo zio che ha abusato di sua figlia? Per quello che pensa la gente. Dice un diktat. Ehm, come se, dunque, un diktat, c'è una morale, lui mi Mhm. fa vedere che c'è una morale da rispettare, ma c'è anche, non so come dirti, da rispettare una facciata. C'è Mm. una rispettabilità, no? Mm. Vai a Esterna, vedere, Monica, esteriore. quante bambine e bambini sono stati stuprati nella zona di Paola da parenti e amici grazie al fatto che non c'è stata questa denuncia. Cioè vai a vedere le due linee temporali, quella in cui viene denunciato lo zio, tutto il paese lo sa, e vari orchi si tirano sulla zip e stanno zitti e buoni, e quanti invece hanno continuato a fare quello che volevano o lo hanno fatto perché tanto nessuno ne parla e quindi non esiste, e quindi sono in una botte di ferro. Allora, poi in questo caso la cosa è un po' complessa, nel senso che poi è come se questo uomo, questo zio, avesse fatto credere che Paola desiderava questa relazione, che in realtà era una cosa reciproca. È ininfluente, Ok? aveva 13 anni, quindi è ininfluente. Certo, certo, però Parla come di plagio, dirti, era, allora, anche mettiamoci altri solo tempi. nei panni anche del padre, no? Era più difficile poi da portare all'esterno questa accusa, ok? Essendoci questo tipo di situazione, mm? Perché non poteva per lui essere considerata una vera violenza. Era troppo complessa, non so come dirti, era una roba così complessa che il padre non la riusciva a gestire. Era partita con un buon intento, forte, ferreo, poi quando ha capito la complessità della situazione non si è sentito più in grado di gestirla. Bene, ma adesso come anima può vedere due linee temporali.
compreso ovviamente quella in cui poi lo zio è andato avanti con altri. Sì, ha voglia. Ecco, voglio sapere, solo una mia domanda, una mia curiosità, cosa pensa di questa sua, delle conseguenze, non solo su sua figlia, ovviamente, che è la cosa più importante, ma anche su altri, Mm, su come va il mondo. mm. Sì, allora in vita non è stato ovviamente assolutamente in grado di fare questa valutazione. Successivamente è come se si sia dovuto liberare di una serie di anche di corazze culturali, ok? Per arrivare a comprendere, eh, molto difficile la situazione in cui si sono incastrati tutti, per arrivare a comprendere come un elemento può liberare e cambiare gli altri elementi. Ok? Ma ci è arrivato dopo parecchio tempo a vedere come un'azione diversa da parte sua, quindi una denuncia fino alla fine, completa, avrebbe appunto generato tutta quest'altra linea, Ma evitando molta sofferenza. adesso cosa ne pensa? Che lui doveva fare quello che ha fatto. Ok, e Cioè, la sua loro anima hanno cosa preso dice? questo accordo. Cioè, è un po' il discorso da cui siamo partiti all'inizio, no? Tutti vorremmo che la vita fosse giusta, fosse bella o fosse corretta durante l'esistenza, ok? È normale, noi vorremmo questo. Però in verità a volte è necessario che non ci sia una correzione, ok, nella vita per comprendere delle cose. No, certo, assolutamente. Un po' brutto da dirsi, però così. Che cosa si dicono padre e figlia? Perché un po' a volte Paola è stata come ancora presa dalla vergogna e dal dispiacere che ha causato al padre, ha arrecato al padre, ok? Ehm, adesso Paola è come se stesse saltando, ok? Al di là di questa staccionata che è della vergogna, del disagio, dell'imbarazzo causato al padre. Ed è come se, non so come dirti, da che era una rosa appassita, adesso Paola sta di nuovo fiorendo, di nuovo profumando e dicendo sono ritornata pure pulita, non sono più appassita. E il padre odora questa rosa non considerandola una rosa appassita. Ok, perché Paola con questo vissuto, con questa esperienza, era come se si fosse considerata un qualcosa ormai di contaminato, di marcio, sì, di appassito, ok? Invece in questo momento è come se si fosse ripristinato tutto. Di nuovo Paola è una rosa fresca, profumata, buona, pulita e il padre l'apprezza per questo, perché nel profondo Paola è così. Mm. La mamma, Mm, in una concezione di vita fatta, diciamo così, di sacrifici, di tante cose da fare, tanti compiti, andare dritti, capito? Non guardare troppo intorno, procedere, vai avanti, c'è tanto da fare. Mm. Questa è l'immagine, diciamo così, più legata alla sua vita. Mm. Adesso, appunto, come ti dicevo, è come se si stesse liberando di queste zavorre, del modo in cui aveva concepito la vita. Ancora, secondo me, non ha finito questa operazione di togliersi le zavorre perché ne aveva veramente tante questa donna. Anche lei ha subito molto in silenzio nella vita, quindi è ancora in atto, è ancora sì, in fase di svolgimento questa sua liberazione dalle zavorre. cosa dice a Paola? In riferimento proprio alla mongolfiera, ti sei fatta mongolfiera con tutte le tue zavorre. Ora, stando in vita, puoi fare quello che faccio io nell'oltre.
liberarti dalle tue zavorre e diventare leggera. I due ex mariti, chiamiamoli. Ma uno mi viene tipo come se fosse stato pugnalato al cuore in un certo senso, non so quale dei due sia. Magari il primo, non lo so, forse che non so come dirti, ha mal tollerato l'allontanamento di Paola dalla sua vita, ok? L'altro è come se mi facesse vedere che hanno utilizzato uno stesso gomitolo di lana per creare insieme tipo un maglione, in due, no? Un ferro a testa, hanno creato insieme il maglione. Va bene, li lasciamo tutti e quattro qua. E continuiamo con Paola. Causa esoterica del suo pessimo conflitto con i carboidrati. Proprio queste abitanti molto belle di Andromeda, flessuose e tutto quanto, no? Hanno messo questo impianto all'intestino che è come se fosse anche collegato con questo disco che lei ha in testa. E quindi è come una sorta di comunicazione tra i due impianti, l'impianto mentale e l'impianto all'intestino, che è come proprio un impulso al consumo di carboidrati che per Paola, tra l'altro, sono di grandissima consolazione. È proprio quel sapore, quell'appagamento in bocca che sa quasi di amore per lei. È molto godurioso, sa di amore nel senso di sentimento e sa anche di piacere, quel piacere che lei, da un punto di vista fisico, non si è mai davvero regalata. Mm? Quindi tutto questo piacere lei se lo regala attraverso la meraviglia del carboidrato che intanto la gonfia e la fa essere mongolfiera. È causa esoterica del non riuscire a seguire il programma alimentare. Lì c'è quella volatile volontà, Mm. c'è questa farfallina, però c'è da dire che appartiene proprio a una classica dinamica di terza dimensione, no? Dotarsi di una volontà molto fragile, per cui i nostri intenti non vengano portati avanti. Proprio perché così almeno hai, diciamo così, ti viene restituita quello che tu sei, cioè tu, insomma, non sei capace, ok? E infatti io te lo dimostro, tu non sei capace e ingrassi, ti stai completamente autosabotando e stai andando a confermare che non sei capace di portare a termine un progetto importante come questo, che è l'amore per te stessa poi alla fine, perché lei non riuscendo ad attuare, no, in maniera rigorosa questo piano alimentare, ha anche causato tutta una serie di scompensi forti al corpo. Cosa sono etericamente i carboidrati? Come li vedi? Guarda, me li fa vedere così, come se fosse madre e bambino, fai conto, no? La mamma che ha in braccio in questa maniera un bambino e gli dà questi, chiamiamoli dolcetti, bonbon, ma possono essere anche, sai, dei piccoli bocconcini di focaccia, di panini semidolci. eh, Mm. Quando praticamente il bambino è in quella, come si chiama, lo svezzamento, giusto? Mm. Gli fa assaggiare con amore com'è il cibo, mm? Mentre ogni tanto ancora l'allatta. Me lo fa vedere così.
Mhm. come se fosse proprio quella fase di passaggio in cui è importante il rapporto solido tra madre e figlia in questo senso, in questo caso, affinché ci sia un rapporto poi armonioso con il cibo. Quindi non di ricerca ossessiva e autodistruttiva, no? Come fa Paola, ma equilibrata. Ok, i carboidrati sono zuccheri, il glucosio. Cos'è il Sì. glucosio? Allora, però mi manda il cervello, quando mi hai detto cos'è il glucosio, mi fa vedere il cervello. Mi fa vedere come se si creassero proprio delle sinapsi, ok? Dei collegamenti, delle connessioni, ehm, anche sulla base dei ricordi e dei vissuti emozionali. Quindi, tanto più magari il vissuto emozionale è stato carente e frustrante, tanto più è come se queste connessioni avessero bisogno per funzionare, le sinapsi per funzionare, di tanto glucosio, quindi prendendolo dal cibo esterno. Però poi in realtà è come se fosse un meccanismo per cui ti dai la zappa sui piedi da sola. Sì, da un lato ti dà l'illusione di attivare queste connessioni, dall'altro in verità ti produci gran danno al corpo. Però il glucosio è trasformato in ATP, diviene poi è l'energia. Senza il Sei in glucosio eccesso, noi saremmo, stiamo parlando di sei in eccesso, ok, e in se no è eccesso. essenziale, è essenziale per il funzionamento del cervello e di tutto il corpo. Perché esiste il glucosio e non un'altra invenzione nella Matrix? Non so in che modo di nuovo mi riporta la madre, come se la Matrix fosse la madre, il bambino alla madre e può essere solamente il glucosio. Mm. Questo vale madre e figlio anche per gli animali, solo l'uomo. No, per l'uomo. Boh. Ok, c'è una vita di Paola tra queste 1271 in cui lei ha un perfetto rapporto con il cibo. Sì, anche divertente, un rapporto divertente con il cibo, perché tipo anche lo raccoglie, lo coltiva eh, mh, con gioia, con divertimento, perché sono i frutti della sua terra, e vedo che anche lo condivide con altre persone, si scambiano il cibo con altri che hanno magari altre tipologie di frutta, di verdura, ma anche di preparazioni finali, vedo che se lo scambiano fra di loro. Marmellate, conserve, così. Sì, sì, oppure oggi io ho cucinato questo, me ne è avanzato, lo scambiamo così tu per cena non mangi sempre la stessa cosa, no? Che è una donna o un uomo? Una donna anche qua, un po' mascolina. Dove? Dove vive? E, mi fa vedere che è in una campagna Mm. ed è una insomma che si dà da fare a tutti i livelli, vedo che spacca anche la legna, per cui Ha un uomo o ha una donna? animali, Ma se avesse un uomo o una donna, avrebbe un uomo o una donna? no, un uomo. Un uomo, ok. Un'altra vita importante. No, una vita che ha avuto con lo zio. Qua mi fa vedere lei che è sgridata, viene sgridata, è come se avesse una specie di timore. Chi è questo qua? Non so se è tipo un insegnante o un direttore addirittura della scuola, no?
Lei è come una bambina proprio, e questo è un adulto, e ha un forte timore di questa autorità, però allo stesso tempo è come se mh, non volesse deludere questa autorità, perché lei comunque è a scuola, quindi deve avere un certo rendimento scolastico. Causa esoterica del suo problema sessuale, non avere appagamento di nessun tipo. Non l'ha mai avuto con un uomo. Questo è proprio legato alla sua entità mentale compromesso, no? Uno dei compromessi, cioè siccome lei non è che ha un grande diritto di esistere, ok? Visto che stai qui, su questa terra, che nonostante tutto tu non abbia il diritto di esistere, stai di fatto nell'esistenza, però almeno piacere sessuale no, non è che ti puoi permettere anche questo. Mm? È un lusso questo che non è per te. Tutt'al più ti puoi ritagliare i tuoi spazi solitari di piacere, però un piacere condiviso, addirittura con un uomo che ami, proprio non te lo meriti. Anche questa appunto è una delle dinamiche proprio di terza dimensione, il divieto alla felicità, alla gioia, al godimento. Beh, d'altronde, Monica, il piacere, l'abbondanza anche economica è limitato. Quindi se qualcuno ha, qualcuno deve non avere. Certo, in un'ottica di terza dimensione è proprio questa la logica. Com'è possibile che tutti si stia bene? Cosa si impara? Se tutti stanno bene e non c'è nessuno che sta meglio di noi, non abbiamo più un obiettivo. Mm. Questo è proprio, però devo dire, di quinta dimensione, capire che noi possiamo apprendere oltre il dolore. In terza dimensione, in parte anche in quarta, apprendiamo attraverso il dolore. Diciamo che in quarta dimensione c'è proprio la scelta, c'è proprio la chiarezza di veduta delle cose. In quinta dimensione noi cresciamo senza il dolore, ma attraverso la gioia. In quarta e quinta dimensione si ricordano le esperienze fatte in terza dimensione Sì, sì, ed è grazie a certamente. quelle che si sviluppa questa evoluzione. Certo, certo. Quindi stiamo mettendo via le ghiande da bravi scoiattoli. Mm. E Paola non ha messo via poche ghiande, ne ha messe via tante. Sì, 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 davvero tante. Quindi esperienze sfigate, diciamo, perdonatemi l'espressione da stupido, sono ghiande. Mm. Esperienze mulino bianco, le ghiande non ci sono. Il magazzino ghiande è vuoto. Quindi un'esistenza mancata, vuota. Questo non vuol dire gli ultimi saranno i primi, non vuol dire bisogna soffrire per stare meglio dopo, vuol dire semplicemente sempre la stessa cosa, che noi siamo qui per fare esperienza. Ed è il modo in cui interpretiamo queste nostre sfide che ci permette di andare più o meno, tra virgolette, veloci. Ecco perché c'è quel demone sul treno che saltella, perché il treno di Paola è ad altissima velocità. Tolto il treno, bye bye, chi la vede più? Tolto il diavolo, un demone. Tolto il diavolo, scusa, il treno diventa a levitazione, tanto è veloce. Va bene, parliamo di Michela. Paola scrive, crea un personaggio, lo porta a teatro e viene sommersa dagli applausi. Mm. Non vorrei descrivere più di tanto questa situazione perché potrebbe portare Mm. al riconoscimento. Tuttavia c'è di mezzo il sesso. Mm.
in una visione sana, se vogliamo, estrema ma sana, appagante, orgogliosa. Sì, e dove non c'è una contrapposizione tra bianco e nero, dove c'è proprio la fusione tra questi due colori. Non c'è la condanna di questo essere disinibiti, c'è tutta la complessità e la bellezza di un personaggio di questo genere ehm, mm, che non vive nella spaccatura. Chi è Michela? Ehm, allora, Michela mi sembra più o meno che possa significare sembra Dio. Mi sembra dall'ebraico più o meno, no? Sembra Dio, è come Dio, una cosa del genere. E in effetti il lavoro che fa Michela all'interno appunto di questa rappresentazione che è stata scritta, creata da Paola, è proprio quello di scoprire se stesso come Dio. Michela è una Paola non in terza dimensione. Sì, e infatti viene colto dal pubblico proprio questo fatto di liberazione, ok, dalla terza dimensione, perché il pubblico è quasi come ipnotizzato da questa pièce teatrale, va e poi torna e poi ritorna ancora. Ed è tutto un fragore di applausi e di passaparola di questa incredibile pièce teatrale in cui ciascuno, tra l'altro, riesce a vedere un pezzo di sé che varca, che fa esattamente questo passaggio, quindi passa sopra il ponte per andare dalla terza alla quarta dimensione. Va bene. Esiste la fiamma di Paola, Monica. Me lo fa vedere tra il pubblico, quindi un uomo che ha assistito a questa rappresentazione teatrale, ma forse anche altre volte, forse. Non so se lei ha fatto anche altre cose, perché mi sembra che sia venuto altre volte, no? Ed è come se avesse una sorta di commozione, gli occhi umidi, e applaude. Causa esoterica della difficoltà a vendere, produrre con una certa costanza questo spettacolo, venderlo. Ma ovviamente questo fa parte di tutto quello che abbiamo detto, no? Sia la questione del compromesso, cioè non vorrei mica anche avere successo. Cioè, che cosa vuoi? Tu già sei qua e esisti, che già non dovresti esistere. Poi, dopodiché, cosa vuoi? Sì, vuoi il piacere, vuoi il successo, ma non esiste proprio, no? Quindi quello è il concetto. E funziona Ah, nella e 3D. poi sì, poi devo dire che mi fa vedere anche, forse non l'abbiamo detto, vero, il suo progetto. No, Mm, Perché mi fa vedere corna in tavola. Mi fa vedere lei che è in tavola, no? Che, sai, aspetta con trepidazione che gli venga messa alla portata e il piatto che è coperto, sai, da un coprivivande, quando viene poi scoperchiato, contiene sul piatto ci sono due corna di toro. Come a dire che alla fine lei si sente sempre in una certa misura tradita dalla vita, tradita dalle persone, ok? Che per esempio il padre in fin dei conti l'ha tradita perché gli ha detto io ti proteggo, io denuncio, eccetera, poi non l'ha fatto. La madre è stata la prima che l'ha tradita, l'ha messa al mondo, ma non è che l'ha avuta particolarmente a cuore. In fin dei conti anche i partner in qualche modo l'hanno tradita perché l'hanno fatta assaporare in bocca il gusto della felicità, dell'appagamento, della pienezza e poi c'era sempre qualcosa che mancava. E quindi anche zio. rispetto al suo Mm. lo zio, cioè la nipotina, ti do un lavoro e poi no, c'è tra l'altro anche
il compromesso, no? Quindi ritorniamo a quell'entità mentale lì, e comunque è un tradimento, no? Comunque una ragazzina, un adulto che ti offre un lavoro, c'è tutta la famiglia di mezzo tirata in ballo in questa faccenda. Quindi anche da un punto di vista lavorativo è come se lei regalasse questa esperienza qui del tradimento. Scrivo un bel pezzo, sì, è apprezzato, è riconosciuto, ma fino a un certo punto. Causa esoterica del trauma cranico a scuola. Lì è stata proprio quell'esperienza che ha permesso poi di fare tutte le altre, perché lì è proprio come se si fosse detta: no, tu non hai il diritto a continuare a studiare. Tu adesso fai tutte queste esperienze qui, perché poi alla fine lei, non potendo andare a studiare, è andata appunto nel negozio dello zio, no? E da qui il via tutto quanto. Però questa è stata la scelta della sua anima, no? Bene. Che altro? L'analisi è questa. Beh, c'è stata l'iniziazione sessuale, però insomma più o meno l'abbiamo detto. Ora Paola cosa vuole fare? Al di là del cluster, visto che parliamo di peso, di estetica, di vedersi, di difficoltà adesso anche fisiche nel condurre una vita quotidiana appagante, soddisfacente, sufficiente, come si vuole vedere? Abbiamo uno specchio delle sue brame. Magra? Questo è come se, guarda, la madre che in vita non è che la abbia aiutata tanto, adesso è come se le avesse offerto proprio uno spunto, un aiuto, anche se di molto a posteriori, che è quello della mongolfiera. Che poi in realtà la mongolfiera è bellissima, perché tra l'altro permette di fare l'esperienza che Paola ama, che è quella del viaggio. E tra l'altro vola, ok? E quindi è proprio anche come andare a contrastare l'entità eterica aquila. Prende lei lo spazio nel cielo, e mi fa proprio vedere come lei è in grado di togliere queste zavorre dalla mongolfiera e diventare la mongolfiera nel suo aspetto ovviamente migliore, no? Nella sua vera funzione, che è quella di volare, di essere libera nel cielo, di fare le esperienze che vuole, di viaggiare, di essere bella. Diciamo un po' di ovvietà, ma fondamentali per Paola. Ogni cultura, ogni tempo ha i suoi gusti e ideali, canoni estetici. Sappiamo molto bene, la donna in carne piace in molti paesi, è piaciuta molto in passato. Tra l'altro Michela è un nome di fantasia. Io mi ricordo un'amica, Michela, anni fa, quando avevo 20 anni, ho fatto un po' di lezioni di disegno a mano libera con modello, modella dal vivo, che chiaramente senza vestiti. La modella più acclamata era Michela, che era veramente in carne e che era stupenda, assolutamente il modello più bello, la modella più bella da disegnare, curve, luci, ombre, meravigliosa, una pelle di porcellana, sembrava una statua. E, lei è assolutamente disinvolta, bellissima e con una vita super appagata e appagante. E, detto questo, ognuno nasce, io sono il primo fautore, cioè sostenitore di sport, attività fisica, di farsi, di curarsi, no? Stare a casa, guardare la televisione, mangiare patatine, ma che no. Detto questo, nasciamo con un certo tipo di corpo e non possiamo aspirare a modelli estetici che peraltro poi hanno dietro trucchetti, magie, se non altro. Belen non è un obiettivo e non è secondo me nemmeno bella. Quindi questo, e poi c'è la salute, eccetera. Quindi questo è il punto di partenza. Comunque definirsi brutta perché
sono grossa è già un punto di partenza, secondo me, sbagliato. Almeno in tutti i casi, almeno in questo. Poi c'è la salute e ci sono dei canoni, cioè dei cancelli, ok? Detto questo, come si vede Paola nello specchio delle sue brame? Allora, gli specchi sono, diciamo, due, perché è come se in uno specchio ci fosse Paola che valuta se stessa un po' come con il metodo di giudizio che ha sempre utilizzato, mm? Quindi ipercritica. Dall'altra c'è Paola che viene valutata ehm, in un'ottica di amore per se stessa. E più Paola si specchia nello specchio in cui c'è questa prospettiva di amore per se stessa, più è come se si modellasse il suo corpo. E pur rimanendo un corpo curvi, diciamo così, diventa però un corpo in cui la vita è più semplice, no? La Mhm, può affrontare con maggiore disinvoltura. mhm. Quindi è proprio come se fosse essenziale che Paola ha lo stesso amore che per esempio utilizza nello scrivere i pezzi teatrali, lo usi per se stessa. Quasi diventi Michela, che Esatto. sul palcoscenico è sicura di sé. Mm, Si espone, si descrive, si racconta, sì, come se non ci fosse nessuno a sì. vederla. Riconoscere che in fin dei conti lei ha portato fuori una parte di sé, questa parte di sé che ha portato fuori è Michela e lei per Michela prova stima, ammirazione, eccetera. Siccome Mhm. Michela è una parte di sé, lei assolutamente per sé può provare queste cose e può trovare la forza di volontà inossidabile che deriva dall'amore per se stessa, solo e semplicemente questo. E che il raccontarsi del sacrificio alimentare, ma mi costa, eccetera, è una bugia che la fa rimanere incastrata Mhm. in una vita che non le piace. Riconoscere la bugia dalla verità, quella è una bugia, che è funzionale a farla rimanere limitata. Facciamo un esempio. Lei ci ha parlato di queste uova, no? Da mangiare a colazione, ma io non sono un inglese, sono abituata alla colazione italiana o forse la cattiva colazione italiana, cappuccino e brioche, e le uova non sono abituata. Ci si può abituare, io stesso ho cambiato colazione e ne mangio le uova adesso. All'inizio mi sembrava una follia, Esatto, e adesso lo faccio. Un esatto. tempo, una settimana o due mi sono abituato e anzi mi sento molto meglio, ho un contributo proteico già dall'inizio della giornata e ho riempito la panza, perché ho un senso di sazietà che non mi deriva da quel falso senso di sazietà ehm, del carboidrato, no? Mm, mm. Che è cosa dà la serotonina, no? Che dà l'ormone della felicità, ma poi a carico di non soltanto forma fisica, ma tutta una serie di altre cose. Bene, quindi non si può avere tutto se non ci si mette di impegno. Lei lo può fare. Sì, la volontà è essenziale, eh? Oggi facciamo uno sgambetto a tutte le sue interferenze. Lei le toglie e poi Paola diventa quasi Michela. Non nel senso di quella cosa lì che nessuno lo sappiamo, ma, No, 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 ma no, di certo. quella donna che dopo un'ora e mezza sul palco, probabilmente da sola, adesso io non lo so, sì, da sola, viene sommersa dagli applausi. Paola è già Michela, solo che non l'ha compreso fino in fondo. Però adesso è come se ci fosse una sorta di sovrapposizione, di fusione tra le due.
era già così, ma lei non lo sapeva, non l'aveva interiorizzato. Palcoscenico, cambio scena. Portiamo sul palco il cluster. I frigoriferi americani, quelli grandissimi, Bombati di una volta o quelli sì, nuovi? Ah, bombati, sì, con dentro le big size, sai, dei cibi, delle bevande, così. colorati? Sì, ce n'è uno rosso, uno nero, uno rosa. Sono pieni? Sì, sì, stracolmi di cibo. Che ne fa? Alcuni addirittura, sai, con lo sportello doppio. Mhm. E sta comprendendo che i colori, e sono poi i colori anche che vedi nella mongolfiera, no? Che è fatta a spicchi in genere colorati, ehm, che i colori e la felicità non sono lì dentro. Perché è come se lì dentro ci fossero tutta una serie di sensi di colpa, di sensazione di inadeguatezza, di disistima, di non meritarsi la vita, di non meritarsi le cose belle. Quindi proprio lei, prendendo consapevolezza di tutto questo, inserisce tutti quanti i frigoriferi, dal primo all'ultimo, dentro un portale definitivo. È sicura. Sì, perché sta già preparando l'ad eternum, e questo ad eternum è un po' particolare, però non c'è niente di male, io lo dico, lo prende dai propri genitali, è come Mm, se lo creasse da lì. mm. Questa fortissima energia che lei ha, che sembra quasi una polvere dorata, mh? Ehm, è come se si aiutasse con le mani, la prende questa energia, che è un misto anche di energia sessuale, e va a creare l'ad eternum e lo piazza proprio qua, davanti al cluster e davanti al portale definitivo. E come è fatto? E è di una potenza inaudita proprio, e sembra proprio, non so, una polvere dorata che vortica, crea un Mhm. vortice. È uno dei più potenti che hai visto? Sì, perché l'energia creativa e sessuale di Paola è davvero molto forte. Siamo ancora al teatro. Cosa fa il pubblico davanti a queste creazioni? Allora, qualcuno di loro addirittura è come se fosse, rivedesse, all'interno di questo ad eternum rappresentato così. E gli altri si alzano, proprio tipo standing ovation. Tra il pubblico c'è anche l'attuale compagno. E lui però non si può alzare. E lui è uno dei pochi che deve rimanere seduto, un E po' la fiamma? incastrato nella poltrona. E la fiamma, considerando il fatto che potrebbe in carne e ossa essere stato allo spettacolo, così come potrebbe simbolicamente essere un ipotetico super fan di questo spettacolo. Sì. Tutto sempre un linguaggio simbolico. Le lancia un cappello e una rosa rossa. Cappello da uomo, il suo, Sì, 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 esatto. tipo Tipo, scarpetta di Cenerentola. esatto. Trovami, mettilo in testa a tutti quelli che incontri. Quando calza bene sono io, simbolicamente. Sì. Cambio scena veloce, poca importanza, ormai diamo poca importanza all'avatar. È come uno scrittore che voleva essere lo scrittore sopra lei, scrittrice. Nessuno scrive sopra Ehm, l'anima. Esatto. E questo Paola lo sa bene, e infatti l'ha già inserito in un portale definitivo.
guardandolo in faccia però. Mm. Questa sceglie molto particolare. Questo ad eternum lo fa uscire dal seno. Il seno che diciamo che le ha dato dei problemi in passato, e diventa adesso la fonte del suo ad eternum, il generatore dell'ad eternum, anche perché poi lì al centro c'è il cuore. Paola, scusami, non te l'abbiamo chiesto, destro o sinistro? Direi Destro, destro. Quindi padre. e in generale sì, il padre moltissimo e poi tutti gli uomini, perché poi alla fine è come se fossero tutti coerenti questi uomini tra di loro per in qualche modo ricollegarsi al padre. Corna in tavola esiste ancora? No, in tavola ha messo un bellissimo mazzo di fiori, ci sono diversi tulipani. Tulipani in tavola. Mm. Arachide e Ponte esistono ancora con questo nome? PSPE? La PS adesso mi viene come goccia d'oro, La PE? è rimasto a Ponte. Vibrazione. 249. Consapevolezza. 175. Anima. 48. Vite. 1104. Cervello. 10.3. Suscettibilità ipnotica. 63. 3D, 4D. 3D 23. Ok. 4D la salto. C'è qualcosa della 5D? Sì, è come se ci fossero degli spiragli quando lei fa a volte anche le prove a teatro, come se ci fossero proprio degli sprazzi di 5D che si inserisce nella sua esistenza, nel suo stato dell'essere. Il demone sul treno, l'aquila, gli andromediani, le andromediane, i 2DL esistono ancora. No, non più. Compromesso, non degna, volatile volontà. No, non più. Impianti vari. Nemmeno. Come la vedi? È lei che sta viaggiando su questa mongolfiera e vedo che sta sorvolando l'Italia e in particolar modo il mare, zona del mare. Mhm. E dove va? Vede giù le spiagge, vede. Sta andando a farsi un viaggio oltre confine. Messaggio di Paola a se stessa. Eh, sono un gioiello che va curato e mi prendo cura di me stessa, dentro e fuori. Glielo facciamo dire alla fine del suo spettacolo, davanti al pubblico. Mm. Lo fa e vedo che un uomo va lì e le mette
appena sotto la spalla destra, una bellissima spilla azzurra, direi azzurra, tipo come se fosse un cameo azzurro con delle venature d'oro. Perché? E a suggellare il fatto che lei sia un gioiello. Poi penso oro perché la sua PS si chiama Goccia d'oro. E azzurro, non lo so, la vedo legata all'azzurro. Forse al cielo, forse al mare. Mandiamo quelli che abbiamo chiamato davanti al portale aureo dentro il portale aureo. E li salutiamo. Madre, padre e i 2 ex mariti. Sì. E scena finale tra Paola e l'amica che è lì con lei. Cosa si dicono? Cosa fanno? Si tengono per mano. Questa avventura è ancora tutta da scrivere e da vivere. Vibrazione finale. 388. Come la vedi? Come è vestita? Di bianco e di azzurro, con un abito con dei veli, vari strati di veli, molto femminile, molto anche primaverile, direi. È bella? È molto femmina e molto bella, sì. Quella è una bella donna, certo. Certo. Disconnettiti da tutte e tutti e torniamo.